Il nostro viaggio ci ha portato in Svizzera. Dopo aver percorso le strade del Marocco questo inverno, abbiamo deciso di fermarci per qualche mese qui, lavorare nelle vigne e poi ripartire verso nuove avventure. Da qualche settimana pubblichiamo video sulla nostra quotidianità di stagionali. E in questo video vi porteremo alla scoperta di luoghi incantevoli nella località in cui ci troviamo e vi porteremo con noi anche a fare la spesa. Siete pronti? Buona visione! Nei video precedenti abbiamo avuto qualche problema elettrico con il camper. Finalmente è arrivato il momento della verità. Sebastiano sarà riuscito a risolverlo? E dopo 3 settimane finalmente ho risolto. Ieri sono andato a recuperare il pacco perché è rimasto bloccato in una sede FedEx. Sono riuscito ad andare a recuperarlo con la macchina del lavoro. Stamattina la prima cosa che ho fatto è vedere se funzionava e il problema è stato risolto finalmente. Quindi ora mi cambio la staffa di montaggio, metto quella vecchia su quello nuovo e poi richiudo tutto e il problema è stato risolto. Ho rimontato tutto, è una soddisfazione vedere che tutto funziona. Una cosa bella di questo GPS è che ti indica anche il voltaggio della batteria motore. E comunque è interessante saperlo. Oggi ci spostiamo, abbiamo sistemato il problema elettrico e andiamo a fare la spesa. Visto che andiamo a fare la spesa, vi portiamo con noi perché voglio farvi vedere un po' come sono qua i prezzi. Già ne abbiamo parlato in precedenti video. Addirittura alcuni di voi che arrivano dal Veneto ci hanno detto che i prezzi non sono poi così tanto diversi rispetto a quelli del nord Italia. Non sembra vero di muoversi dopo 3 settimane fermi. Andiamo a fare la spesa! Abbiamo il quadro nuovo che funziona. L'unica cosa che non riesco a capire è perché la lancetta della pressione dei freni non legge come prima, però l'importante è che le legge. E poi abbiamo anche il GPS, questo famoso GPS che ha causato tutto il danno. Ho causato tutto il danno, però adesso è montato, funziona e vediamo come funziona, perché è la prima volta che ci muoviamo col GPS attaccato. Sì, le ruote stanno dentro il parcheggio, Giuste? poi il resto va un po' fuori. Quanto costano quei settioli? 50 il chilo. Vabbè, va bene, dai. Prendendo dei pomodori più cari, più buoni. Quanto abbiamo speso? 80 franchi, siamo più o meno intorno ai 90 euro, una cosa del genere, 85-90 euro. 85. E come potete vedere sono nuovamente nella cabina di guida, non per risolvere problemi, ma per mostrarvi come è andata alla fine il montaggio del nuovo quadro, perché non vi ho mostrato dopo aver fatto i chilometri di ieri se era tutto a posto, e qui la situazione è risolta. Sono molto contento, funziona tutto, abbiamo fatto 28 km ieri e funziona il quadro perfettamente e funziona anche il GPS, che è stato poi la causa di tutti i problemi questo GPS, e non ve l'ho mostrato ieri andando viaggiando, però volevo mostrarvelo adesso come l'ho installato.
Per l'accensione di questo GPS alla fine ho optato per attaccare un interruttore. Questo si accende, indica appunto che il GPS è attivo, il GPS normal. Qua abbiamo i chilometri orari, che ora è a 0 ovviamente perché siamo fermi. Il trip te lo segna quando parti, quindi il viaggio che fai fino allo spegnimento del motore. E qua ci sono i chilometri accumulati, quindi 28 nel nostro caso, perché ieri abbiamo fatto 28 chilometri. Quindi qua tutto è tornato alla normalità, per fortuna. Anzi, abbiamo anche il GPS adesso che funziona, quindi una cosa in più nella cabina di guida, che è un po' il mio luogo di meditazione. Infatti vengo qui a pensare sui lavori da fare. È un luogo che mi fa veramente stare bene, perché mi piace guidare e mi piace guidare questo camion, è veramente eccezionale. E adesso stavo pensando, perché ce l'ho qua in cabina, al montaggio del caricatore d'alternatore della EcoFlow che vi ho mostrato già nel video pass precedente. E stavo pensando che in realtà forse riuscirò a montarlo qui per evitare di fare altri lavori ad agosto, che ne ho già parecchi da fare. Perché valutando un attimo l'installazione del caricatore da alternatore è tutto molto semplice. L'unica cosa che mi manca è una punta da trapano abbastanza lunga per forare la cella e far passare il cavo che va alle batterie, perché noi abbiamo le batterie all'esterno. Quindi se riesco a trovare questa punta, penso proprio che questo lavoro lo farò qui, perché è un lavoro abbastanza veloce. Penso che in un'ora risolvo tutto e almeno quando viaggiamo abbiamo una buona carica da parte dell'alternatore per la nostra Delta Pro. A proposito dei prodotti EcoFlow, vorrei ricordarvi che in questo momento fino al 17 luglio sono presenti saldi estivi ed è un momento da non perdere, perché ci sono degli sconti incredibili, senza contare che cliccando sul nostro codice che trovate in descrizione avrete un ulteriore sconto del 10%. Quindi è un momento da non perdere. E due date da segnarsi assolutamente sono il 16 e il 17 luglio, perché su Amazon ci sono i Prime Days e i prodotti EcoFlow avranno degli sconti fino al 40%, gli sconti più alti di sempre, senza contare che anche lì, cliccando sul nostro codice che troverete in descrizione, avrete un altro ulteriore sconto del 10%. Quindi se il prodotto è in sconto al 40%, cliccando sul nostro codice avrete uno sconto del 50%. Se avete intenzione, avete dei progetti di allestimento, camper, barca, baita, qualsiasi cosa, che vi servono dei prodotti EcoFlow, che noi consigliamo altamente, è il momento veramente giusto da non perdere. E quindi non dimenticatevi dei nostri codici sconto che trovate in descrizione. La felpa. Mi sto mettendo la felpa. A luglio sto mettendo la felpa per uscire, perché fuori ci sono 15 gradi alle 11 del mattino. Abbiamo appena deciso di uscire a farci una passeggiata per andare a visitare un posto qua vicino che, a quanto ci dicono tutti, è molto bello. E indovinate un po', ha iniziato a piovere. Quindi adesso aspettiamo 5-10 minuti per vedere se smette di piovere, se no usciamo lo stesso con l'ombrello. Ieri ho fatto un super acquisto. Bellissimo. Con questo bellissimo clima Oserei dire autunnale, se non invernale. andiamo a farci un giro. Andiamo a vedere se riusciamo ad arrivare in questo posto. Non vi diciamo cos'è, teniamo un po' in suspense. Per arrivare in questo posto in cui stiamo andando dobbiamo passare nella zona residenziale, dove passiamo sempre con la macchina per raggiungere le vigne. E qua ci sono case che è inimmaginabile pensare al prezzo di questi immobili vicino al lago. Che poi è una zona residenziale dove ci sono parecchie villette che non sono neanche niente di che. Però intanto la nostra curiosità
ci ha portato a chiedere un po' il valore di queste case e non parte da meno di 1 milione per la più piccola casa indipendente, quindi si può immaginare. Pensate che per un appartamento in affitto in questa zona, che tra l'altro non è neanche tra le più care, ci bisogna contare per 2 camere da letto sui 1.500 euro al mese in affitto, senza contare le spese, luce, gas, acqua. Quindi i prezzi sono veramente alti. È quello che diciamo sempre, per noi va bene la Svizzera perché abbiamo il camion, la nostra casa, e non spendiamo niente, siamo parcheggiati nell'azienda, non spendiamo niente. Se uno deve andare a calcolare tutte le spese, quindi affitto, luce, gas, assicurazione auto, tassa sull'auto, perché qua c'è una tassa sulla targa dell'auto, assicurazione sanitaria, non ne esci più. È un bel, vabbè, anche se guadagni quei 5.000 euro al mese, arrivi a fine mese veramente al limite. Diciamo che negli anni 70 a livello architettonico non hanno fatto solo danno in Italia, anche qua in Svizzera si vedono in mezzo alle case storiche qualche obbrobrio. Infatti i nostri colleghi che lavorano qui tutto l'anno, sono assunti a tempo indeterminato, sono obbligati a fare 2 lavori perché non riescono altrimenti a arrivare a fine mese. Lì in fondo c'è l'isola di San Pietro dove siamo stati e vi abbiamo portato con noi. E il nostro collega ci stava raccontando che c'è un camino che viene chiamato il Cammino delle Streghe perché anche qui in quel periodo sono state bruciate delle donne che venivano considerate delle streghe e proprio su quel cammino lì si arriva a un certo punto su una sorta di roccia dove si dice che venivano appunto bruciate queste donne. Nel Medioevo molte donne venivano bruciate vive perché accusate di stregoneria. Questo triste capitolo della storia europea ha raggiunto il suo apice tra il XV e il XVIII secolo. Le accuse di stregoneria erano spesso basate su superstizioni e paure alimentate dalla Chiesa, che vedeva le streghe come alleate del diavolo. La maggior parte delle vittime erano donne anziane, vedove o socialmente marginate, accusate senza prove concrete e spesso sottoposte a torture per estorcere confessioni. Il metodo di esecuzione più noto era il rogo, utilizzato come deterrente pubblico. Testi come il Malleus Maleficarum, pubblicato nel 1487, fungevano da manuali per la caccia alle streghe, influenzando profondamente i processi dell'epoca. Tuttavia, con l'avvento dell'illuminismo e del pensiero scientifico, queste credenze iniziarono a declinare, portando alla fine della caccia delle streghe verso il XVIII secolo. Questo periodo storico ci ricorda i pericoli della paura e l'importanza di difendere i diritti umani. Come potete constatare dalle immagini, ci sono certe foglie che sembrano mangiucchiate, in realtà non sono mangiate, ma ultimamente stanno utilizzando molto questo macchinario che praticamente taglia la foglia per aiutare appunto la pianta, il grappolo a essere più libero, quindi a essere maggiormente areggiato, proprio per evitare che si formino delle malattie come i funghi. Poi anche nell'azienda per il quale lavoriamo hanno questo macchinario, però poi noi una volta che il macchinario passa ripassiamo successivamente per andare a liberare maggiormente la pianta. Tra l'altro uno si immagina che queste villette siano in mezzo alla natura, quartiere residenziale, tranquille, in mezzo alle vigne, ma in realtà si prendono tutti i prodotti che mettono nelle vigne, quindi diciamo che non sono proprio nel luogo perfetto. Che poi l'azienda per la quale lavoriamo noi è biologica,
quindi utilizzano prodotti biologici, ma non tutti sono sul biologico, quindi vengono utilizzati anche prodotti sintetici che si dispergono nell'aria. Di conseguenza, se tu hai la finestra di casa tua aperta, essendo così vicino, insomma, l'aria non è proprio il top, come dicono loro, il tip top. Siamo arrivati, è un bel posto, è una bella cascatella, bella da vedere. Incredibile che l'anno scorso nello stesso periodo non c'era acqua, invece quest'anno ce n'è parecchia. Sembra il cammino delle streghe. Mi sa che questo è il cammino delle streghe. Sì, questo qua è. Stiamo salendo ancora, c'è il sentiero che porta su. Penso che ci sia il primo salto, perché questo è il secondo. Ci dovrebbe essere il primo salto nella parte alta. L'anno scorso era secca, te lo ricordi? C'era un filo d'acqua, poco. Poco fa vi ho parlato del cammino delle streghe e mi sa che ci siamo finiti dentro senza saperlo, che abbiamo visto un adesivo di una strega. Sicuramente questo un tempo era quel sentiero lì di cui vi parlavo, e si vede comunque che è antico come sentiero. Cos'è? Per fare spuntini, c'era. Ma questa casa cos'è? Privata? Non credo. Vedi, ci sono. Sì. Si sente la presenza delle streghe. Assurdo, e poi un attimo fa l'ho pensato, prima di farlo volare, ho detto che speriamo non ci sia qualche energia strana che faccia cadere il drone. Ti sei fatto, come si dice in Sardegna, la cuburra da solo. Sta anche piovendo. Sta anche piovendo, sì. Sta anche piovendo. No, si è rotto il drone proprio. Si è rotto? Sì. Si è rotto il drone. Perché? Dove? Qua. Questa gamba qua. Magari si sposta male sicuramente. Siamo arrivati al primo salto. Prima eravamo giù, si vedeva il secondo, questo invece è il primo. Più bello del secondo. Che energia si sente qua? È pesante. A parte che abbiamo rotto il drone. Che vabbè. Dai, ci sono cose peggiori. Lo mandiamo in assistenza e vediamo se riusciamo a ripararlo. La fortuna oggi non ci assiste perché sta diluviando. Noi adesso siamo riparati perché siamo sotto gli alberi. Però basta guardare lì fuori, sta proprio diluviando. Vabbè. Bene, si è fatta ora di pranzo, quindi adesso ci rimettiamo in cammino verso casa, verso il camper. Siamo tornati a casa, adesso ci facciamo una pasta con panne e zucchine, poi stasera si lavora al computer. Comunque prima gli ho detto a Sebastiano che abbiamo una fortuna non indifferente, perché dalla finestra della camera si vede questa vista qui, il lago. Sto provando a riparare il drone. La gamba, diciamo che
si era rotta, che non riusciva più a chiudere. Sono riuscito ad aggiustarla, si era spostata una vite all'interno e adesso chiude, questa qui. Quindi quello risolto. Ora cambio le ali e poi vediamo se si accende. Devo dire che la DJI fa dei prodotti veramente ottimi, non è uno sponsor, però l'abbiamo acquistato questo drone 4 anni fa, l'ho schiantato già parecchie volte e fino ad ora non si era mai rotto. Questa volta si è rotto, però intanto loro ti danno le ali di ricambio, le vitine da sostituire quando cambi le ali e sono fatti proprio bene, si vede che il materiale è ottimo. Adesso vediamo se sostituendo le ali, aggiustando quella gamba che si era spostata, funziona ancora, perché è da vedere ancora. Ok, questo ci siamo, qua ci siamo. Dovrebbe essere tutto ok. Se non si è rotta la fotocamera, provo a farlo volare. Se vedete l'immagine vuol dire che funziona.